Buongiorno a tutti, siamo a Rappagir, Per la seconda volta in questo hotel fantastico, soprattutto l'unico nella zona. quindi per forza è meraviglioso. Quindi meraviglioso. Siamo a 4.611 km percorsi fino ad adesso e prosegue la nostra strada verso est. Oggi ci fermiamo al castello di Pertec, Che non vedo l'ora di vedere. sull'Eufrate. Da quanto pare il castello è stato trasformato su una sottospecie di meraviglia a causa dell'allagamento e la costruzione di una diga che ha alzato tipo il livello del fiume, per cui una volta il fiume si scorreva vicino, adesso ci scorre tutto intorno, una sottospecie di Mont Saint-Michel. Adesso Wow, turco, e bisogna prendere traghetto. bisogna prendere un traghetto. Secondo me non si può andare neanche con la moto, bisogna lasciare la moto andare a piedi. Andare a su piedi. l'isolotto. Ma andiamo a dare Vediamo. un'occhiata. Ma che bello! Nella pietra. Laggiù è il fondovalle, dove è scuro e non si vede nemmeno. E a giudicare dall'altezza stiamo parlando di 450 metri là sotto. Questo è un posto bellissimo dove fermarsi, mangiare qualcosa. Lungo la strada troverete una fontana dell'acqua, piuttosto recente, anche delle panchine, un tavolo per poter mangiare, insomma, una sosta. Quello che vedete laggiù è l'Eufrate, questo. Quindi noi, avendo prima passato il ponte di ferro che avete visto prima, passando da questo lato a questo lato in cui ci troviamo, abbiamo passato il confine di quello che è la Mesopotamia. Infatti questa qua è la zona alta, cioè l'alto corso dell'Eufrate divide soprattutto la zona montuosa, dove sotto va giù e si arriva fino al triangolo del Cavour, dove inizia la Mesopotamia vera e propria. Invece questa è l'alta Mesopotamia, che è la zona ancora montuosa. Il livello dell'Eufrate è abbastanza alto perché, avendo costruito le dighe, si è alzato tutto il livello del fiume, creando fra l'altro il lago che vedrete dopo, che ha creato anche giganteschi problemi geopolitici, perché ovviamente l'Eufrate dovrebbe correre giù per la Siria e per l'Iraq, ma la costruzione delle dighe da parte della Turchia, sia per creare dei bacini di riserva dell'acqua, sia delle zone, delle centrali idroelettriche, ha creato dei casini inauditi con i paesi a valle del fiume, essendo ridotta enormemente la portata. Per cui adesso vediamo di andare avanti verso il castello. La vista è spettacolare, la strada è asfaltata, però adesso vediamo come fare un giro. No, thank you, it's okay, thank you.
chiedono? Questi? Ma non c'è neanche una biglietteria in questo posto? Posizionato su uno sperone roccioso, il castello di Pertec serviva in tempi antichi come fortezza difesa delle vicine miniere. Dai Selgiuchidi agli Ottomani, chiunque sia passato vicino deve aver sicuramente subito il suo fascino misterioso. Di fatto un connubio perfetto di quella che è stata la storia dell'uomo: acqua, pietra, sangue e metallo. Abbiamo trovato un altro posto dove poter venire a bere e mangiare. Dovete portarvelo da casa però. Con vista sul castello. Non ci siamo... Irraggiungibile questo castello. C'era chiesto prima 2000 Turkish lira, poi 500. Poi ti trovi magari là e ti è costretto a pagare più soldi perché te li chiedono e si è fottuto perché non c'è niente per tornare indietro. E quindi abbiamo deciso di guardarlo da lontano. Di guardarlo così, esatto. così come vedete ora. Momento di pranzo, anche se sono le 3 di pomeriggio, vicino, non lontanissimo dal castello. Perché sennò lo ammazzavo, Ovvio. una fame orrenda. Con vista sul cibo, più cascata annessa, tutti intorno a questo tavolo, e a Francesca che prende da bere direttamente lì. Che postone, dopo vi aggiorniamo su quanto abbiamo pagato. Mostriamo. Come promesso, aggiornamento sul prezzo, 9,50 € circa, 2 pesci, insalate, 2 robe da È bere. buonissimo quel pesce. È eccezionale. Poco dopo essere partiti da Mush, incrociamo una moto che quando ci vede in tutta fretta si gira e ci rincorre. L'avreste fatto anche voi se aveste visto qualcuno che conoscevate solo sui social? È bravo It Gracci, reduce di una notte sul cratere del Monte Nemrut, dove, ci ha raccontato, si è visto squarciare la tenda da un orso durante la notte. Buongiorno a tutti! Siamo partiti questa mattina, 90 km fa, da Mush, dove avevamo dormito, e siamo arrivati al cratere del Nemrut, Che vedete qua alle nostre spalle. con lago annesso. C'è un lago grande e un lago piccolo, e pare, ci hanno appena detto Che è pieno i di boschi orsi. siano, esatto. Molto bello, molto drammatico pensare che questa è una sottospecie di bomba che ha creato tutta la zona, visto che questa è tutta la caldera, ex caldera di questo vulcano inattivo. È molto affascinante. La strada non è malissimo, fatta di sanpietrini, per cui se avete qualcosa legato male su moto o macchine, preparatevi che qualsiasi cosa accada da tutte le parti. Sì, Quindi- ci sono anche delle sterrate che si vedono che partono in giro. Per fare tutti i giretti. In parte sabbiose sembra. Ci hanno anche avvisato che sono tutta una marea di sabbia. Comunque non male, non male. Adesso Ripartiamo? proseguiamo. È verso Van, però non prendiamo la solita strada costiera, e facciamo una strada in mezzo alle montagne. Ciao! Neanche oggi le turchi ci hanno regalato dei cetrioli buonissimi. Sono manifestazioni spontanee belle, stupende.
piace molto lasciare certi video lunghi, è un modo per portarvi in sella alla mia moto, con me, come se poteste prendere in prestito l'occhio della GoPro e trovarvi catapultati in un mondo lontano dal vostro, con il suo rumore o il suo silenzio, con i suoi colori, i suoi odori e i suoi volti. Dove siamo, Medeo? Al passo carrozzabile più alto di tutta la Turchia, 2970, praticamente 3000 metri. Siamo a 2970 metri d'altitudine e qui c'è una vita, qua c'è tutta una vita che sta succedendo.
Quindi? Quest'uomo ne sa molto di più degli altri. Gli altri hanno, secondo me, notato qualcosa e non hanno fatto un cazzo. Invece lui, pur essendo un povero scemo, no, aspetta. Però lui Ti sta accorgendo che c'è qualcosa che non va? si sta accorgendo c'è qualcosa che non va. Qua si taglia. Direi.